In questo episodio parlo delle particelle C e Ne. Dopo aver guardato questo video non farai più confusione con le particelle C e Ne. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, probabilmente hai delle difficoltà a usare queste particelle italiane. Probabilmente a volte ti capita di sentire degli italiani che usano queste particelle e ti piacerebbe capire come usarle in modo corretto. Se vuoi imparare a usare le particelle ci e ne come i madrelingua italiani, sei nel posto giusto. E fai attenzione che ho detto come i madrelingua italiani, non come i nativi. Le persone che hanno come prima lingua l'italiano si chiamano madrelingua italiani, non si chiamano nativi italiani. Per esempio, io sono un madrelingua italiano, non sono un nativo italiano. Detto ciò, in questo episodio volevo fare alcuni esempi con le particelle ci e ne per aiutarti a capire la differenza tra le due. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ti premetto che in passato ho pubblicato due video piuttosto approfonditi, uno su ci e l'altro su ne. Qui l'intonazione è andata a farsi benedire, ok. Ti premetto che in passato ho pubblicato due video piuttosto approfonditi, uno su C e l'altro su Ne. Poi qui e nella descrizione aggiungo i due video. Oggi volevo fare qualcosa di leggermente diverso e proporti un breve quiz in cui dovrai scegliere se usare la particella C oppure la particella Ne. Questo ci permetterà di ripassare brevemente le principali differenze tra queste due particelle. Detto ciò, partiamo con il primo esempio. Round 1. Hai letto quel libro? Particella. Parlano tutti bene. In questa frase bisogna usare la particella C o la particella ne? Punto di domanda. Ti lascio alcuni secondi per pensarci. La frase corretta è: ne parlano tutti bene. In questa frase bisogna usare la particella ne, perché qui la particella si riferisce a un argomento, cioè alla cosa di cui tutti parlano bene. In altre parole, la particella indica il complemento di argomento del verbo parlare. In italiano si dice parlare di qualcosa, non parlare su qualcosa. Il pronome ne significa di questo e può essere usato per sostituire l'argomento. Invece di ripetere di quel libro si può usare il pronome ne. Ti faccio altri esempi con ne usato in modo simile. Abbiamo già parlato di questo problema. Non ne voglio più parlare. Anche in questo caso ne significa di questo e indica il complemento di argomento. La frase può essere parafrasata come non voglio più parlare di questo, cioè non voglio più parlare di questo problema. Un altro esempio potrebbe essere questo: non ripetere sempre le stesse cose. Ne abbiamo già discusso. Cosa significa ne abbiamo già discusso? Significa abbiamo già discusso di queste cose. Ma vediamo un altro degli usi principali di queste particelle. Round 2. Hanno aperto una nuova pizzeria. Ok, scusate per l'intonazione. Hanno aperto una nuova pizzeria. Particella andato ieri. Secondo te in questa frase bisogna usare ci oppure ne? Punto di domanda. Ti lascio alcuni secondi per pensarci. In questa frase bisogna usare ci. Qui ci è usato come avverbio di luogo e indica un complemento di moto a luogo. In altre parole, ci risponde alla domanda dove?
e indica la destinazione. Ci sono andato significa sono andato nel luogo di cui ho parlato. Sono andato nel luogo che ho appena menzionato. Cioè, in altre parole, sono andato nella pizzeria che hanno appena aperto. Ti faccio altri esempi con ci usato in modo simile. Quel ristorante mi è piaciuto molto. Ho deciso di tornarci. In questa frase bisogna dire tornarci perché bisogna specificare il complemento di moto a luogo, cioè dove voglio tornare. Anche in questo caso la particella ci è usata come avverbio di luogo. Ho deciso di tornarci significa ho deciso di tornare in quel luogo, cioè nel luogo che ho appena menzionato e di cui stiamo parlando. Invece di ripetere questa cosa si può usare ci. Un esempio simile potrebbe essere questo. Non sono mai andato a Roma, ci andrò l'anno prossimo. Anche in questo caso ci è usato come avverbio di luogo. Ci andrò significa molto semplicemente andrò in quel luogo. Visto che stavamo parlando di Roma, ci andrò significa andrò a Roma. Ma vediamo un altro uso di queste due particelle. Round 3. La frase è la seguente. Mi hanno detto che puoi imparare l'italiano studiando 5 minuti al giorno. Io non, particella, credo. In questa frase bisogna usare ci oppure ne. Ti lascio alcuni secondi per pensarci. In questa frase bisogna usare la particella ci. Bisogna dire io non ci credo. Non ci credo significa non credo a questa cosa. La costruzione in italiano è credere a qualcosa. Si può anche dire credere in qualcosa, ma questa costruzione ha un altro significato e si usa in altri casi. In questo caso la frase completa sarebbe non credo a questa cosa. Invece di dire così, io posso dire non ci credo. In questo caso ci non è usato come avverbio di luogo, ma è usato come pronome. In particolare è un pronome che indica un complemento indiretto introdotto dalla preposizione a. Ti faccio un altro esempio con il pronome ci usato in modo simile. Non preoccuparti per quel problema. Ci penso io. Cosa significa ci penso io? Significa penso io a questa cosa. Penso io a quello di cui stiamo parlando. Visto che nella frase precedente è stato menzionato un problema, penso io a quel problema. Un altro esempio è questo. Ti aiuterò, ci puoi contare. Cosa significa ci puoi contare? Puoi contare su questa cosa, cioè puoi fare affidamento su questa cosa. Visto che nella frase immediatamente precedente è stato detto ti aiuterò, puoi contare sul fatto che io ti aiuterò. Ma vediamo un altro degli usi principali di queste due particelle. Round 4. Una frase di esempio potrebbe essere questa. Quanti libri di grammatica hai comprato? Ok, scusate per l'intonazione un po' strana della domanda, ma a volte mi riesce difficile farmi delle domande da solo. Vabbè, in ogni caso quello che ci interessa non è tanto la domanda, ma la risposta alla domanda. Particella, ho comprati 2. Secondo te in questa frase è meglio usare ci oppure ne? Ti lascio alcuni secondi. In questa frase bisogna usare ne, quindi la frase è ne ho comprati 2.
In questo caso viene indicata una quantità e quindi bisogna usare il pronome ne. Ne ho comprati 2 significa ho comprato 2 elementi di questa cosa di cui stiamo parlando. Visto che stiamo parlando di libri di grammatica italiana, ho comprato 2 libri di grammatica italiana. Un altro esempio con ne usato in modo simile è questo. Ho portato molti libri. Per la precisione ne ho portati 20. Anche in questo caso si indica una quantità e ne significa di questi, di questa cosa. Quindi ne ho portati 20, in questo caso significa ho portato 20 libri. Un altro esempio potrebbe essere questo. Mi avevi detto di comprare 3 panini, ma io ne ho comprati 4. Anche in questa frase si parla di una quantità, di un numero di elementi e ne significa di questi. In teoria, se io volessi, potrei anche non usare ne e ripetere la parola panini. Quindi potrei dire: mi avevi detto di comprare 3 panini, ma io ho comprato 4 panini. Però chiaramente è più pratico, è più comodo usare ne. Mi raccomando, fai attenzione perché nelle frasi di questo tipo il participio passato deve concordare. Quindi se c'è un sostantivo maschile plurale, panini, dovrò usare un participio maschile plurale, comprati. Ecco, spero che questi esempi con gli usi principali delle particelle ci e ne ti siano piaciuti. In questo video non volevo parlare di tutti gli usi di queste particelle, ma volevo fare una breve panoramica. Spero che questo video ti abbia aiutato a capire meglio come vengono usate queste particelle nella lingua italiana. In generale, ne di solito viene usato come pronome per indicare un complemento di argomento oppure quando si parla di una quantità. In tal caso significa di questo oppure di questi. Quindi in un certo senso ne è fortemente associato alla preposizione di. La particella C invece viene spesso usata come avverbio di luogo. Quindi C spesso significa in quel luogo, nel luogo che ho appena menzionato, oppure nel luogo di cui stiamo parlando. La particella C viene anche usata come pronome e spesso si può interpretare come a questo, in questo oppure su questo. Ecco, diciamo che a grandi linee è così. Però se vuoi capire veramente bene queste particelle e iniziare a usarle come un madrelingua, ti consiglio vivamente di dare un'occhiata ai video che ho fatto. Come dicevo, ho fatto un video su C e un video su ne. Qui ti lascio le 2 schede.